Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per il secondo semestre 2025. Abbiamo la carta del mago, ragazzi. Può essere un periodo di nuovi inizi, un periodo di azione, di movimento, di spinta in avanti e perché no, per qualcuno si tratta di comunicazione. Magari si comunica qualcosa di voi, si comunica qualcosa inerente al lavoro. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. C'è il link alla nuova pagina web dove presento tutti i servizi che offro e dove trovate anche il numero di telefono. C'è sempre nella descrizione il link alla promozione di giugno. Ci sono i link per i due corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è anche il link per il workshop di inizio luglio sulla stesa Identikit. Comunque aprite la tendina della descrizione, trovate tutto. Bene, quali sono le energie per il nostro Capricorno per il secondo semestre? Partiamo da un 2 di bastoni. Oh, com'è volata. Fante di coppe. Appeso. Quattro di pentacoli. Asso di coppe. 4 di spade e mago. Wow, bene. Allora ragazzi, partiamo da questo 2 di bastoni, che è una carta di indecisione. È una carta che da un lato indica la voglia di andare avanti, dall'altro abbiamo anche qui un 4 di pentacoli, c'è come una sorta di attaccamento a quello che avete, alla sicurezza. Andiamo a vederlo. Abbiamo un re di pentacoli e 9 di coppe. E come vi ho detto, da un lato vedo la sicurezza, dall'altro lato questo desiderio di andare avanti, questo sogno, questa voglia anche di star meglio, anche se non è che stiate male, Capricorno, perché avete comunque un re di pentacoli. Andiamo a vedere il fante. Tre di pentacoli. E carro. Sì, c'è come una spinta, una progettualità, una voglia di andare avanti. Sento che con questo carro è come se si desse una direzione. Potrebbe essere una situazione, potrebbe essere anche ad una relazione. Andiamo a vedere l'appeso. Tre di coppe. Quattro di bastoni. Guardate ragazzi, sento che con questo appeso c'è come un nuovo modo di vedere le cose. È vero che abbiamo l'entusiasmo del fante di coppe,
Però molte volte questo entusiasmo è un po' troppo caotico, troppo entusiasmo senza una direzione e qui c'è il carro proprio perché è come se doveste puntare un obiettivo, qui ce l'avete il sogno, c'è come un'idea. Però è anche vero che tra questo 4 di bastoni al contrario e il 4 di pentacoli è come se aveste bisogno di sicurezza. Ora, può essere che abbiate un minimo di sicurezza e vogliate migliorarla, o può anche essere che qualcuno con questo carro effettui uno spostamento e che abbia bisogno di lavorare per trovare la propria sicurezza. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Asso di coppe. Potrebbe essere una nuova idea, ragazzi, una nuova apertura del cuore. Questo appeso vi dà la possibilità di vedere certe, secondo me si tratta di qualche relazione. Perché abbiamo due assi di coppe, perché c'è un 3 di coppe, perché c'è un 3 di pentacoli. Ho come l'idea che inizierete a vedere da un'altra prospettiva, inizierete a valutare in modo diverso certe relazioni. Secondo me è un po' un discorso in generale, non è una relazione sola, anche se poi prendete sempre la lettura come vi risuona. Un'altra carta per il 4 di pentacoli. La stella. È come se metteste al sicuro il cuore. Questo nuovo modo di vedere le cose, la relazione, magari anche la vostra vita o una situazione, vi dà la possibilità di creare questa sorta di protezione e quindi questa apertura. Andiamo a vedere questo asso. Cavaliere di spade, giudizio e morte. Io sento, ragazzi, che vi rinnoverete in questo semestre. C'è anche la carta del giudizio. Per molti si tratta di una presa di consapevolezza, per altri si tratta proprio di un risveglio spirituale. Tenete presente che la morte fa riferimento a una trasformazione, ma secondo me la chiave è proprio questo appeso, il riuscire ad accettare che certe cose sono così e non importa se sono giuste o sbagliate, è che sono così, è che non ci si può fare nulla, sono così. E è anche una carta però che ci parla di perdono, ragazzi, quindi vi dirò, c'è anche il fante di coppe, non necessariamente legato al perdono in sé, però associato con determinate carte sì che può parlare di perdono. Quindi ho come l'idea che o si possa ricucire un rapporto o è come se cambiando la vostra visione riusciste a sentirvi al sicuro nonostante non sia il rapporto come volete voi. Andiamo a vedere il 4 di spade. Re di coppe e 8 di spade. C'è un po' da prendersi cura di se stessi, prendersi cura del modo di pensare, di vedere le cose. 4 di spade è una carta di stanchezza psico-emotiva in realtà, è una carta che invita anche a prendersi un momento di riposo ed è una carta che fa riferimento ai seminari, ai ritiri spirituali. Quindi con questo giudizio è come se, ok, ho questa, vedo le cose da un'altra prospettiva, ho questa nuova visione e mi si apre tutto un mondo. Perché? Perché mi si apre il cuore, mi sintonizzo su un'altra vibrazione. Il 4 di spade è uno degli arcani minori della temperanza, quindi parla anche di guarigione, no? Andiamo a vedere il mago. 5 di coppe. È come se fosse decisi a ripartire, guardate un altro asso, a ripartire con quello che ancora è in piedi. Il mago è una carta di forte azione, è una carta yang, di movimento.
di spinta in avanti ed è anche una carta proprio collegata al fare, no? E adesso vediamo. Qui sì, insomma, ci sono i quattro elementi effettivamente. Uno, due, manca la spada forse. Comunque, è colui, l'alchimista è colui che prende quello che ha e lo trasforma in oro, prende l'energia pesante e la trasforma in qualche cosa di prezioso. E qui vi basta praticamente cambiare il punto di vista, iniziare ad accettare che certe cose sono come sono e che prendere o lasciare fondamentalmente. E da lì sento che si aprirà, ragazzi, un nuovo benessere a livello di cuore. Adesso, questa qua è un'assesa generale, quelle sull'amore e poi anche sul lavoro e la crescita spirituale usciranno nelle prossime settimane, però vi dico che con questi due assi di coppe, il fante di coppe e questi due maghi, insomma, per qualcuno può essere come l'inizio o il dare una direzione ad una relazione di amicizia che effettivamente può diventare qualcosa di più concreto. Ok, andiamo a vedere Osho, ragazzi. L'outsider e possibilità, o come l'idea che vi dicano di darvi la possibilità di uscire allo scoperto. Questa qua, l'outsider è un 5 di pentacoli, in realtà è una carta di qualcuno che si sente abbandonato, si sente isolato, ma qui avete anche l'8 di spade, quindi ci siamo come energia. Diciamo che ho la sensazione che anche se potreste passare effettivamente dei periodi un po' bui, e dico bui perché la figura è bendata, che poi è un buio creato dalla mente, perché l'otto di spade è la carta dell'autosabotaggio, però è anche vero che avete ancora tanto in piedi, avete ancora molto da giocarvi. Io credo che non so se sia una persona che già conoscete o che andrete a conoscere, però sento che sarà la persona giusta per riaprire un attimino la speranza alla vita, mi viene da dire. Per qualcuno è un'amicizia importante, eh? E con questa carta mi viene da dire, datevi una possibilità. Ok, andiamo a vedere, amici del Capricorno, una potenziale difficoltà che potreste vivere in questo periodo. Perché mi è difficile affermarmi? Guardate, qui con questo due di spade, di bastoni, c'è tanta indecisione, eh? Il due di bastoni, come vi dicevo all'inizio, è una carta che da un lato ha queste idee espansionistiche verso il futuro, chissà che cosa sarebbe, chissà come potrebbe essere, però dall'altro lato è attaccatissimo a quello che ha, alla zona di residenza, alla propria casa, ai propri affetti. E quindi c'è come questa vorrei, però voglio anche, vorrei andare, ma voglio anche continuare a star qui. C'è questa indecisione, ma sento che, perché comunque avete un carro, quindi secondo me qualche tipo di spinta, tre assi, due maghi e di nuovi inizi l'avrete, soprattutto dopo questo appeso e questo giudizio. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante che potreste avere, perché credo che una sconfitta sia inaccettabile. Guardate ragazzi, è come se la paura di affermarvi vi bloccasse. Sappiamo che la paura blocca, no? Tende a congelare, tende a immobilizzare. Guardate questa carta qua, anzi ve la metto qua. E probabilmente questa paura vi blocca così tanto perché non riuscireste ad accettare una potenziale sconfitta.
Però tenete anche presente, ragazzi, che nella vita, finché uno non prova, non sa. Cioè, si possono fare mille ipotesi, però davvero non si sa mai nella vita. Come si dice, le vie del Signore sono infinite e noi ci autolimitiamo, ci autosabotiamo, pensando appunto che questo non è possibile, figurati se, ma non ci penso neanche, è troppo faticoso, sarebbe troppo bello, è impossibile che tocchi a me o cose di questo genere, no? È l'autosabotaggio qui. E comunque, diciamo che per riuscire in qualche cosa, l'unico modo è provare. Io arrivo dalla danza classica, che è una disciplina molto dura, e semplicemente quello che ci insegnano fin da quando siamo bambini, io ho iniziato a 4 anni, è ci provi fino a che non ci riesci e punto. E non c'è storia, ok? Perché si parte dal presupposto che una bambina che vada a danza, un bambino insomma che pratichi qualche sport, che sia un bambino diciamo normale, dotato di 2 gambe e 2 braccia e una mente, che sia in grado di fare le cose, ovviamente di quell'età, a 4 anni non mettevo le punte di gesso chiaramente, però ehm, quando il bambino si diventa capriccioso, il punto è la fermezza. Se io penso che una sconfitta sia inaccettabile è perché non ho integrato il fatto che una sconfitta fa parte del gioco e ce ne saranno altre e come un bambino, una bambina che studia danza e che prova a fare le pirouette e si rialza 20.000 volte, anche nella vita è un po' così. Cioè, una sconfitta la si mette insieme alle altre, chi se ne frega, pronti per la nuova avventura, pronti per la nuova battaglia. Ok, mi sono un po' fatta prendere, ragazzi. Andiamo a vedere ehm, una frase, due ne sono uscite, su cui poter riflettere. Parlo con quella parte di me che ha paura e vengo a patti con essa. Che bella! Andiamo a vedere questa. Mi rendo conto di essere il giudice più severo di me stesso. D'ora in poi vedo l'amore nelle mie critiche. Belle, belle carte. Andiamo a vedere ancora un koan, ragazzi. E che questa storia della sconfitta è una questione legata all'ego. Cioè, l'ego in questo senso, guardate, è un guastafeste, perché ci fa identificare con il risultato. Io sono quella cosa lì, quindi se vinco sono un vincente, se perdo sono un perdente. Però non è così. L'ego è una cosa, la mente, il risultato singolo è una cosa. Chi sono io? Chi è la mia anima? Che cosa sono in grado di sentire, provare e fare? È indipendente dal risultato, quindi le sconfitte anche, io non sono la sconfitta, io sono quello che ha provato una cosa che può andare bene o male e mica a tutti va bene alla prima, anzi. Conosci chi sei? Sii ciò che conosci. Questo è potente. Più una persona conosce se stesso, più è libero di essere se stesso. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, ragazzi. Ultimo oracolo. La guida delle traversie adesso. Ai ai. Guardate, mi richiama un po' il carro e il re di pentacoli che abbiamo qua sotto. È come se fosse il momento di diventare la guida di voi stessi attraverso le sconfitte, mi viene da dire. Mm?
e uh, sentiero errato, dice, il 30 del mese che viene. Guardate, effettivamente ci può essere un cambio di direzione, qui, come una nuova direzione. Per quello che qui viene la sconfitta, perché credo che qualcuno a questo punto sia in un cambio di direzione e lo stia prendendo come un se cambio sono un fallito perché vuol dire che non ce l'ho fatta. Fatemi sapere anche questo come vi risuona, ragazzi. Io spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, anche con il numero di telefono che trovate sulla pagina web. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare voi stessi, se per esempio avete poco tempo di giorno, non lo so, lo potete fare attraverso l'abbonamento. Nella sezione degli abbonati tratto effettivamente le credenze limitanti, ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e riproposto in quella sezione. Voi comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendidissimo, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!